avete visto tutto il restyling del mio piccolo studio, ma oggi vi voglio parlare di questa bella scritta neon LED qui dietro di me e guardiamo un po' come l'ho realizzata. Innanzitutto partiamo dall'occorrente. Ovviamente vi lascio tutti i link per acquistare la roba qui in descrizione, quindi in caso guardate qui sotto. Prima cosa, la striscia neon LED. Dovete comprare queste qui, che sono quelle flessibili. Io l'ho prese monocolore rosse, però se cercate ci sono anche RGB, ovviamente però a un prezzo un po' più alto. Seconda cosa, vi serve una superficie sulla quale attaccare la vostra scritta. Molti usano il plexiglass, anche se a me sinceramente non piace perché sa molto di chip, soprattutto se non viene tagliato bene. Sai, finché la scritta ce l'hai frontale un po' si maschera, ma quando ce l'hai di lato secondo me è molto evidente. Quindi io ho optato per una griglia di ferro nera, ma alla fine potete usare quello che volete, anche una tavola di legno e ve la lavorate come più vi piace. Il bello di questa griglia è che è forata, quindi molti fili li ho fatti passare dietro e risulta tutto un pochino più carino e pulito. Anche qui bisogna fare cable management. Ultima cosa di cui avete bisogno è un saldatore. Io l'ho comprata su Amazon a pochi spiccioli, vi arriva in questa valigetta dove al suo interno ci sono tante cose, tra cui lo stagno e i fili per saldare. Spesa totale siamo sui, non lo so, 50 euro circa. Vi consiglio di andare su questo sito e guardare come volete la vostra scritta. Come vedete, una scritta del genere fatta da loro viene circa $400, che ovviamente sarà sicuramente molto più bella, molto più precisa di questa, però insomma c'è una bella differenza di prezzo. Una volta che avete studiato il design, avete scelto il font, aprite Illustrator oppure Photoshop e disegnate la vostra scritta. Per capire quanto grande avrei dovuto fare le lettere e soprattutto capire se un rotolo di striscia LED mi sarebbe bastato. Secondo i miei calcoli dovrebbe bastare, perché se di altezza da qui alla linea blu, dalla linea blu sono 15 cm, vuol dire che questo lato è 15 cm, questo è 15 cm e questo nel mezzo non lo so, sarà 20, quindi approssimando mettiamo 60 cm. Facendolo per ogni lettera ho calcolato che all'incirca mi serviranno 450 cm, quindi potrei rientrarci preciso. A questo punto ho stampato il mio progetto su 3 fogli A2, che sono quelli più grandi, no? Il doppio degli A4, e una volta attaccati insieme ho ottenuto la scritta finale. Questa cosa è molto utile per prendere le dimensioni delle singole lettere, oltre ovviamente a usarle come calco se usate superfici trasparenti come il plexiglass. Quindi prendete la vostra strips e tagliatela della lunghezza necessaria. State attenti a tagliare nei punti indicati perché altrimenti rovinate la striscia e siete costretti a tagliare ulteriormente. Ricordatevi poi di sbucciare i capi della striscia per liberare i punti di saldatura, cosa che mi ero dimenticato di fare e che dopo mi ha preso tantissimo tempo. Allora, visto che non voglio sporcare né distruggere la scrivania, ho messo un bel telomare sotto. Sopra però la scritta, ora metto sopra la scritta la griglia e poi iniziamo a calcare le lettere con i nostri filetti e vediamo di trovare un modo per attaccarle. Dovete incollare tutte le lettere cercando di seguire il più possibile il font che avete scelto, cosa che è molto più complessa di quanto sembri, soprattutto se usate superfici poco trasparenti come la mia griglia. Il plexiglass in questo caso aiuta perché lì dovete solamente calcare la lettera sottostante, mentre qui dovete andare un po' a occhio cercando di ricreare il font. Con l'attack alla fine si è fatto. Però non è malvagio, è un po' ondulato, però non è malvagio. A questo si aggiunge il fatto che le lettere le ho incollate con l'attack, quindi tornare indietro è sempre un po' un problema perché rischiate di portare via la plastica che ricopre le strisce. Invece dell'attack potete sempre utilizzare il Patafix oppure lo scotch, quello da 3M, quello biadesivo, quello piccolino, ma avevo paura che alla lunga non tenesse, quindi per non rimetterci in mano in futuro ho usato l'attack. Ce l'abbiamo fatta, guarda, bellissimo. Bene, dopo ore di lavoro è arrivato il momento di fare le saldature. Ok, piccolo aggiornamento. Questa è la mia situazione. Attenzione, attenzione, guardate cos'è che sorregge tutto.
Bene, bellina questa luce rossa, vero? Ho finito i fili, quindi devo aspettare domani purtroppo, ma la situazione attualmente è questa. Si regge tutto tipo con dei filini minuscoli, quindi appena la muoverò sicuramente salterà ogni cosa. È possibile che ci sia qualche cortocircuito? Sì, è pienamente possibile che ci sia. È possibile che prenda fuoco la casa? Sì, è possibile che prenda fuoco la casa. Io vi consiglio le strisce monocolore perché sono più facili da saldare. C'è solo l'alimentazione e il colore. Non avete 4 pin come le strisce RGB, che soprattutto in questi spazi così ristretti far passare 4 fili risulta un po' rognoso. Meglio le monocolore, scegliete il vostro colore, avete solo 2 fili e fidatevi, è tutto molto più semplice. Bene, a questo punto non resta che appendere la nostra griglia e godersi la luce rossa della nostra scritta Neon LED. Questo è appena diventato un canale di bricolage. Quindi signori, 3, 2, 1. Il risultato finale non è ovviamente precisissimo come immaginavo, c'è stato qualche piccolo errore, però tutto sommato sono molto contento perché fa davvero un bel effetto qui nello studio. Io spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualche domanda scrivetemela qui sotto e niente, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!